E niente, Pietro, con la pertosse siamo rimasti a casa. Tu cosa hai fatto questo weekend? Io sono andato a Varallo Sesia, al Sacromonte. Dove? Dai, Varallo Sesia, sulla strada per Alagna. Mai sentito nominare. Il motografo. In questa puntata, il motografo scopre che a volte varrebbe la pena di prendere la strada più comoda, che l'inquisizione polacca è molto peggio di quella spagnola e che non sempre il barocco è tamarro come lo si dipinge. Il gran teatro del mondo! Dici barocco e la mente corre subito allo sfarzo, alla magniloquenza. Ori, stucchi, decorazione, affettazione e frivolezza, horror vacui e volontà di stupire. È tutto vero, ma non è solo questo. Perché l'avvento del barocco coincide con l'età della riforma e della controriforma e delle guerre di religione che per quasi 2 secoli hanno insanguinato l'Europa. Un clima cupo, di intransigenza religiosa, di censura e di inquisizione. Nobody expects the Spanish Inquisition. È un periodo in cui la Chiesa cattolica perde potere a nord-ovest sotto i colpi dell'espansione protestante, ma nello stesso tempo è minacciata anche a sud-est dall'impero ottomano che controlla fermamente i luoghi santi mentre consolida il suo dominio sui Balcani. Insomma, da una parte luterani e calvinisti propongono una visione del cristianesimo innovativa e dirompente, del tutto eretica, secondo il papato, ma dall'altra parte i continui scontri con l'impero ottomano impediscono ai cattolici europei i tradizionali pellegrinaggi verso la Terra Santa. L'idea dei Sacremonti nasce proprio in questo contesto, per avere un surrogato di quei pellegrinaggi in Palestina ormai impossibili e allo stesso tempo un potente strumento per mantenere l'ortodossia nel racconto evangelico. Crea, Orta, Varese, Oropa, Ossuccio, Ghiffa, Domodossola, Valperga. Dalla fine del Cinquecento fino ai primi anni del Settecento, sul confine fra Piemonte e Lombardia, dove più forte era il pericolo protestante, i Sacremonti barocchi spuntano come funghi, seguendo tutti il modello inventato all'inizio del XVI secolo proprio qui, a Varallo Sesia. La Varallo del Cinquecento, al confine fra il Ducato di Milano e la Savoia, apparentemente è una cittadina periferica. Sì, ma tra patari, umiliati, cataro-albigesi, zelanti, dolciniani, apostolici e valdesi, già da qualche tempo la Chiesa cattolica non aveva granché da star tranquilla. E con i protestanti, a 2 passi, che premono appena oltre le Alpi, a partire dal tardo Cinquecento, la situazione non poteva che farsi via via più tesa. E così, il progetto del Sacromonte, che è sostenuto con forza dal cardinale Carlo Borromeo, no, non è quello dei Promessi Sposi, quello lì è suo cugino, Federico. Il progetto del Sacromonte, dicevo, acquista una fondamentale importanza dottrinale. Non più semplice riproduzione dei luoghi santi, ma un vero e proprio catechismo tridimensionale. Anche perché i bravi cattolici non hanno mica una Bibbia in italiano da leggersi prima di dormire, non sono mica protestanti. Arrivo a Varallo nella tarda mattinata. È solo il primo weekend di primavera, ma il termometro della farmacia segna già quasi 30 gradi. Incosciente, come solo un motociclista all'inizio della primavera sa essere, guardo con sdegno la stazione della funivia e scuotendo la testa mi incammino sulla strada lastricata che sale sulla collina. Bernardino Caimi, il fondatore del santuario, ha fatto le cose a modino, devo dire. Dovendo riprodurre i luoghi santi, ha scelto una collina che potesse in qualche modo ricordare il Calvario. Sono poco più di 200 metri di dislivello, ma io quando arrivo in cima sono uno straccio. Sono affannato e sono madido di sudore. Incurante della santità del luogo, impreco a mezza bocca contro la giacca, che pesa 1 tonnellata e non entra nello zaino. Impreco contro il sole, contro la salita e soprattutto impreco contro me stesso, che non ho voluto prendere la funivia per risparmiare 4 euro. E avere fatto la salita a piedi, a quanto pare non mi verrà nemmeno l'indulgenza plenaria. Dimmi tu se ne valeva la pena. Poco male, dai. Bevo un sorso d'acqua e inizio la mia visita. Ogni stazione del Sacromonte, ogni cappella, racconta un momento diverso della storia di Gesù. Dal peccato originale, inteso come la ragione stessa della venuta di Cristo sulla terra,
fino alla resurrezione. Il santuario di oggi è il risultato di 4 fasi profondamente diverse tra loro, a livello artistico ed ideologico. Una parte della struttura architettonica risale ancora alla fine del 400, alla Nuova Gerusalemme ideata dal francescano Bernardino Caimi. Poi c'è uno strato della prima metà del 500 curato da Gaudenzio Ferrari. Alla fine del secolo il progetto è in mano a Galeazzo Alessi, che segue le direttive del Borromeo. Infine arriva il 600. Il vescovo Carlo Bascapè, già collaboratore di San Carlo, è al comando del progetto. Giovanni Del Rico, il Tabacchetti, il Morazzone e molti altri grandi artisti del tempo si adoperano per riorganizzare integralmente l'opera, completandola e adattandola una volta e per tutte ai dettami spirituali del Concilio di Trento. Una caratteristica comune a tutti e 4 i periodi è il naturalismo delle statue. Le Madonne, i Cristi, gli Apostoli sono tutti chiaramente ritratti di modelli reclutati qua nella zona. Potrebbero essere i trisavoli del barista, i nonni del parroco, gli antenati del farmacista. Prendi Giuseppe, per esempio. È un vecchio, segnato dal tempo e dal lavoro. O prendi la Samaritana al pozzo. Guarda le sue guance rubizze per l'aria fresca di montagna e le braccia tozze da lavoratrice. O il bambinello alla circoncisione. Lui è bianco e vermiglio come nella canzone di De André, e della Madonna che lo tiene in braccio puoi quasi sentire il pesante accento vercellese. Le cappelle sono protette da vetrate e cancellate e spesso c'è solo un piccolissimo varco da cui osservare la scena. Un varco che quasi sempre è piazzato all'altezza di un nano. O forse all'altezza di un pellegrino inginocchiato. I continui cambi di programma e rifacimenti sono il motivo per cui in alcune cappelle l'ambientazione è del tutto incoerente rispetto all'episodio raccontato. Lazzaro, per dire, esce dal sarcofago, peraltro grazie ai buoni uffici di un Gesù che pare il bassista di un gruppo stoner, in una sala sontuosa, piena di gente vestita a festa. Non è esattamente quello che ti aspetti da un funerale. È che all'inizio qui ci dovevano essere le nozze di Cana. Poi, alla fine del 500 hanno cambiato idea, ma gli affreschi di Gian Giacomo Testa sono rimasti dove stavano. O almeno, questo è quello che mi racconta una signora intenta a sgranare un rosario davanti alla cappella. Un rosario le cui perle continueranno a scorrere durante tutta la nostra conversazione. Mi spiace, non è che lei veda così, con tutte quelle statue polverose, in disordine. Sa, non c'è più la manutenzione che c'era quando ero bambina. Beh, ma adesso con l'UNESCO saranno arrivati degli investimenti, immagino. Ho visto giù che la cappella della strage degli innocenti è in restauro, no? Oh mamma, non mi parli dell'UNESCO. L'UNESCO è un'istituzione anticristiana per definizione. Loro vogliono ridurre il Sacro Monte a un museo, ma questo è un santuario, sa? Altro che professori e guide turistiche. Qui servirebbero i preti, né? Proseguiamo, toccando il tema della messa post-conciliare. Gli esorcisti dicono che la messa in latino piace a Dio e quella in volgare piace al demonio, che la usa per entrare nelle menti dei fedeli. E infine sfioriamo delicatamente la situazione culturale e politica del nostro paese. Il problema, caro lei, è che ormai in Italia la Chiesa non conta più nulla, sa? E che manca un'intelligenza cattolica che sappia orientare la politica nel segno dell'ortodossia. E i veri fedeli ormai sono costretti a guardare all'estero, sa? Insiste per darmi 2 baci sulle guance e ci salutiamo. Io mi allontano, con i brividi lungo la spina dorsale, sapendo che l'estero a cui si riferisce quella signora tanto simpatica è con ogni probabilità la Polonia di Radio Maria. Lei invece resta lì, a sgranare i suoi rosari, pregando forse anche per me, perché io rinsavisca dal mio folle ateismo. E quanto alla mancanza di influenza dei cattolici nella politica italiana, pochi mesi dopo. Ma per il popolo italiano la protezione del cuore immacolato di Maria la chiedo finché campo. Temo che la mia signora Varallina ne sia rimasta piacevolmente impressionata, ahimè. Le 44 cappelle mi passano sotto gli occhi con un ritmo serrato.
Personalmente, quelle che mi colpiscono di più sono quelle che ritraggono i momenti intimi. La Natività, con un Giuseppe vecchio e stanco e angosciato per il parto di Maria, o il commovente compianto sul Cristo morto, o le scene quotidiane, come un giovane Gesù seduto sull'orlo del pozzo per parlare con la Samaritana in una posa che non ha niente di costruito o di ieratico. Però sono affascinanti anche le scene più epiche, L'arrivo dei magi a Betlemme con un codazzo di servitori, cavalli e cammelli, o la caleidoscopica azione di massa della salita al Calvario, centinaia di figure, dettagli minutissimi, è stupenda. In cima alla collina, il percorso culmina con la Crocifissione di Gaudenzio Ferrari, una sorta di opera d'arte totale, in cui gli affreschi e le statue si fondono al punto che non è quasi possibile capire dove finiscano gli uni e inizino le altre. Le tre croci, il Cristo, i ladroni contorti dal dolore, e poi le donne in lacrime, i legionari, il popolo, una folla coloratissima, indaffarata, mobile, se ha senso usare questo aggettivo per delle statue. A voler essere precisi, il percorso dovrebbe culminare con la resurrezione, che è rappresentata da una fontana al centro della piazza, da cui sgorga un'acqua che dovrebbe purificare il pellegrino. Chi mi conosce sa che io non amo l'architettura barocca. Dove non amo è decisamente un eufemismo per ingentilire le immagini di ruspe, di palle demolitrici e di tritolo che l'idea di barocco fa affiorare nella mia mente. È per questo che della Basilica dell'Assunta, che domina il percorso e ne costituisce l'ideale culmine, io non ho ancora parlato. E che non ho intenzione di parlarne. Chi fra voi ama il genere comunque stia sereno. Qua potrà trovare tutti gli ori, i marmi, gli stucchi, i trompe-l'œil e tutto quell'armamentario estetico che si associa normalmente al barocco. Per quanto mi riguarda, io vi aspetto giù al parcheggio, Avete ascoltato Il Motografo, rubrica radiofonica di turismo piccolo e destinazioni inaspettate. Potete trovare le immagini e le mappe di questa puntata e di tutti gli altri viaggi sul sito www.motografo.it.